oggi è veramente bello. Si vede anche la gorgona si vede. Là si vede la gorgona. La capraia. Un tempo era tutto coltivato e nei vigneti i coltivatori che avevano un po' di terreno intorno ci facevano un casotto, un piccolo rifugio per rifugiarsi in caso di pioggia quando venivano magari a lavorare nelle terre, che se doveva piovere o fare brutto tempo. A volte ci mettevano una pecora per fare il letame per dare poi nelle vigne, però generalmente erano che come riparo e poi c'erano di fianco, ci costruivano una piccola vasca, una vasca dove ci facevano andare l'acqua piovana che serviva per fare gli antichetogrammici per dare alle vigne, era anche per quello. Che poi una peculiarità di questo territorio è proprio che è ritornato come era un tempo. Il Leccio è ritornato il padrone del territorio, perché qui prima che i Biasei costruissero i campi per mettere le vigne, qui era già boscato a Leccio. E infatti adesso il Leccio si sta riprendendo, la natura sta riprendendo la sua primaria o sua primitiva funzione. Vedi, tutto Leccio. La vita molto probabilmente per la gente del posto era bella perché cioè, era faticosa, però anche quando hanno costruito l'arsenale nel 1869 i Biasei non ci andavano non sono andati sotto padrone, erano persone libere e infatti Capellini, che era uno scrittore, uno studioso di Manarola, assessore, è stato un personaggio molto che purtroppo non c'è più, e ha scritto avevamo chiesto che facesse una frase per indicare i tramonti, dice liberi uomini quelli di tramonti, il mare li scolpì senza saperlo, proprio una cosa, era la verità, perché oltre che essere vignaioli, gli abitanti di Biassa erano anche cavatori. C'erano molte cave nei dintorni qua di Biassa, di arenaria, e la maggior parte dei biassei alternava il lavoro dei campi con il lavoro nelle cave, ma non solo, perché oltretutto i biassei a Biassa avevano molte proprietà dove lavoravano a mettere le patate, il grano, era tutto,
Biascia era circondata da campi, erano anche vignati perché ci mettevano anche perché il vino più prezioso, che era quello di Tramonti, lo vendevano. E loro si bevevano se avevano un po' di terra biascia, oppure facevano la vinetta che era fatta con il raspo aggiunto un po' di acqua, e bevevano quella lì. Per vendere, per fare soldi, per poter vivere. Perché fra i vigneti e le cave riuscivano a vivere, però insomma era una vita un po' di sacrifici, era una vita, però all'epoca la vita era quella, era così. E pensa alla fatica che facevano a portare il vino di laggiù, che non c'era litoranea, allora non c'era un'altra strada, era quella lì la strada che facevano, a portare il vino, a portarlo fino a su in cima, poi scenderlo verso Biasca. Ma anche di qua il vino lo portavano in ogni spalla, non c'era mica nient'altro. C'è una strada in cima al monte qua, sopra, che va alla chiesa di Sant'Antonio, che partiva da Porto Venere, una via Romea, e che andava verso il Parodi, dove c'era Biascia, era lassù. Biascia prima era nei pressi, era sul Monte Verugoli, e ci sono ancora dei resti, sono ancora c'erano anche i resti di una chiesa, e di lì partiva l'alta via dei Monti, che andava passava tutte le Cinque Terre a livello in alto sul crinale del monte. C'è la fontana di Nossano o di Napoleone. Nel 1805 i soldati che erano accampati nei castagni di Nossano, un po' più sotto, c'è una piana dove arriva la strada che va a Schiara, e c'è un pianoro abbastanza largo, e erano accampati perché erano come guardia, erano in guerra con gli inglesi e volevano vedere, cioè erano per vedere che non venissero delle navi inglesi qui nel porto della Spezia. Sono scalinate, tutte fatte in arenaria, che partivano da Biascia, arrivavano alle tre località di Fossola, Monesteroli e Schiari, che è sotto Campiglia. È una scalinata che parte da Biascia, e che un tempo c'era un consigliere comunale nel 1880, che poi l'hanno ammazzato nel 1892, e che era consigliere comunale, e lui si era interessato per costruire queste scalinate, che sono stupende, però sono abbandonate, perché finché la gente ci transitava e le teneva un po' pulite, poi c'erano i cantonieri di zona che mantenevano pulite i sentieri, poi i cantonieri non ci sono più stati, e tutto è abbandonato, e un anziano non se la sente di fare più quella strada lì. C'è una scalinata che è molto ripida, una scalinata molto ripida e scoscesa e faticosa, arrivare a Monesteroli. Un tempo lo facevano con i barili in spalla o con le corbe d'uva per trasportare l'uva, ma a un tempo erano più robusta la gente, adesso siamo tutti ramolliti adesso. In tempi
di miseria fino alla fine degli anni 50. Le donne e gli uomini di Biascia vendevano l'uva al mercato a Spezia. Venivano a prenderla nei cestini che pesavano sui 12 kg. Era l'uva migliore che trovavano, che prendevano nei campi, e la portavano in piazza al mercatino a Spezia a vendere. Era tanta dorata che infatti aveva il soprannome, la chiamavano oro di Biascia, perché era un'uva proprio, aveva il colore dell'oro. Poi bisognava essere capaci anche di fare il cestino, perché il grappolo d'uva doveva avere quella patina sopra, perché se diventava lucido nessuno la voleva. Allora era un'arte anche quella di metterla nei cestini, perché il cestino poi faceva una piramide dove questi grappoli non si vedeva nemmeno un picciolo, si vedevano soltanto i grappoli, soltanto le grane dell'uva dorate. E poi, oltre a fare i cestini con quell'uva, con l'oro di Biascia, facevano il vino dolce o rinforzato. Noi l'uva, la migliore uva, la più bella era scelta grappolo per grappolo, si metteva a asciugare, a seccare al sole. Quando era zebibo, che era diventata tutta l'acqua, c'era partita, facevano il vino dolce. E era un vino molto apprezzato. Ormai i terreni, perché dove veniva l'uva più matura, dove veniva il vino migliore, erano le bassure, c'erano tutti i campi più vicini al mare. Ora sono tutti abbandonati, non ce n'è più uno. Si fa sempre, anche adesso il vino, e qualcuno fa anche il vino rinforzato o dolce, però certamente non ha quella bontà che aveva il vino di 40-50 anni fa, non ce l'ha senz'altro. Perché adesso i vigneti ancora che sono ancora in opera sono tutti in alto, e in alto l'uva non matura bene come maturava giù nelle bassure. Sono le prerogative del consumismo, del benessere, che ha portato a questo stato di cose. Perché siccome c'è più poche terre lavorate, i figli hanno altro da fare che venire a lavorare la terra, che è fatica lavorare la terra. I padri sono diventati vecchi e non hanno più la forza di poter, anche se la volontà c'è sempre, perché gli anziani amano questo posto, lo amano svisceratamente, però non hanno più la forza di poterlo portare avanti. I figli cosa fanno? Le case che gli hanno lasciato i genitori, gli anziani, i vecchi, che non ci sono più, le hanno vendute. Quindi si sono fatti un bel gruzzoletto in periodi quando le case a Tramonti valevano anche abbastanza, si sono fatti un bel gruzzoletto. E le terre sono tutte abbandonate. Sono più pochi i biasei che lavorano le terre, sono più pochi. E meno male, come ho già avuto modo di dire, che sono venuti dei foresti come Emanuele, che ci hanno messo la loro volontà e la forza a cercare di risolvere in parte quell'abbandono che la gente di Biascia ha lasciato.
alcuni anni fa la cantina sociale del gruppo aveva installato 3 trenini, uno a Monesteroli, uno a Schiara e uno nel Persico. Servono per portare l'uva e per il materiale che ne so io, per le viti, per lavorare, sono esclusivamente per il lavoro nei campi questi trenini. E poi portano anche del materiale perché per il Maschiara se da portare un sacco di cemento lo portano giù col trenino, non più in spalla come prima. Un tempo i rapporti fra Biassa e Rio Maggiore erano un po' tesi. C'erano da Rio Maggiore, le barche di Rio Maggiore venivano a prendere i muscoli sullo scoglio farale, cosa che non piaceva ai biassei, litigiosi come erano, e se potevano li mandavano via. Quindi erano tesi i rapporti fra Biassa e Rio Maggiore. Poi dopo l'ultima guerra si sono molto raddolciti perché tanti di Biassa si sono sposati a Rio Maggiore, tanti sono andati a abitare a Rio Maggiore e adesso c'è un rapporto buonissimo con Rio Maggiore. Per Ferragosto, che la maggior parte erano a Tramonti perché era un periodo di ferie dove andavano al mare, partivano magari da Schiara o da Fossola e andavano a Monterosso, alla Madonna di Soviore sopra Monterosso. A piedi ci mettevano un bel pezzo, però andavano. Poi io ricordo che mia nonna che ci andava ci partiva con la cesta in testa per il mangiare, c'era da fare 4-5 ore di cammino a piedi, partivano più persone. E alla sera era bello perché aspettavamo che portasse il canestrello, c'era la tradizione del canestrello, del dolce che facevano a Monterosso in quella occasione. Era il 15 agosto che si andava.